Saluti amici, benvenuti a Tutto Sport. Questa grande settimana, benvenuti. Iscrivetevi al YouTube a Tutto Sport. Benvenuti alla quinta puntata, ya. Arriviamo alla quinta puntata. Guido, Michele, Franco e Ramon. Vi salutiamo a tutti e cominciamo. E Guido, cominciamo con un applauso per Franco, Franco che fa la regia. Sì. La regia è sempre preziosissima, è fondamentale per noi. Apprezzo Ramon, come stai imparando l'italiano sempre meglio. Piano. E Capriccio funziona. Sì, è un angolo, un piccolo mondo culturale. Primo l'italiano e insisto, dopo verrà il triestino. Oh, beh, il triestino, qua sfondi una porta aperta, come si dice qua. Grazie Ramon per questa introduzione, quinta puntata, confermo anch'io, iscrivetevi perché il canale sta crescendo, gli iscritti sono tanti, i commenti anche, le interazioni anche, questo fa piacere. Mi chiedo se la Triestina andasse bene quanto avremmo ancora di più di interazione, ma questo vabbè. Michele, come stai, padrone di casa? Bene, Michele. Domanda brutale. Diciamo noi abbiamo preso 5, ecco. E quindi diciamo che un po' di sfortuna c'è stata, tra virgolette, quindi però sempre deluso, diciamo, della prestazione, diciamo, della squadra. Questo è in questo momento qua. Dopo parleremo bene. Sì, siamo già alla quinta puntata di Tutto Sport, però anche la quarta sconfitta in fila della Triestina. Parleremo dopo, no? Sì. Vorrei parlare perché ho visto il fine settimana in Ponterosso, e allora l'ho visto per quarto anno in fila, il canoa polo. Esatto. Una bella competenza, 3 giorni, ai bambini, adulti, felicitare a tutta l'organizzazione perché mi piace molto, molta gente, bella attività, no? È una bellissima attività ed è una tradizione. Questo è sicuramente uno degli esempi di come la geografia stessa di Trieste si presta a tantissime iniziative di carattere sportivo. Noi qui parliamo principalmente di calcio, però abbiamo e parleremo di basket, di pallanuoto quando inizieranno i campionati. La canoa polo in Ponterosso è un'iniziativa spettacolare. Se pensate, quello era un tratto di porto infine ancora dell'impero austro-ungarico. Oggi lo vediamo come uno dei luoghi affascinanti, con la camminata, con il ponte Curta, con James Joyce, ma vedere anche sport là in mezzo è qualcosa di spettacolare. Quella è un'iniziativa che si è rinnovata per la quarta volta e unisce un po' tutti, le giovani generazioni, anche quelli un po' più bello, uno sport molto bello, quindi hai fatto bene a segnalare questo appuntamento. Noi arriviamo anche in Sud America grazie a te, no? Con questo programma. Devono conoscere Trieste, a conoscere Trieste. Pueden cercare canoa polo en Google, sale tutta la informazione. E di pallacanestro che possiamo pallacanestro bene. Mi è piaciuta la frase di Amon Christian che ha sostanzialmente alzato un po' l'asticella, come si dice, affermando che in un determinato settore del campo addirittura questa è la squadra più forte del campionato. Dichiarazione coraggiosa, però pensate l'anno scorso, criticato in situazioni bruttissime anche di classifica in certi momenti, eppure ha vinto, è andato su e hanno fatto un miracolo. Per cui mi piace questa asticella che si alza e chissà che non sia veramente un anno di grande gioia per la pallacanestro Trieste. Sai che io vorrei già entrando piano in lo del calcio e parleremo del tema della se mi permetti Ramon, dobbiamo partire anche con la prima vittoria della Pallamano Trieste. Bravissimo. Grande vittoria della Pallamano Trieste con tanti triestini in campo e con i nostri grandi portieri sia Thomas che Garcia. Prima vittoria in trasferta, hanno trovato anche un bel sponsor, quindi da questo dà anche maggior fiducia. Abbiamo ancora questa settimana per fare gli abbonamenti per la pallamano, che aiutiamo, e quindi vi aspetto, orario continuato e sabato soltanto mattina. Quindi adesso vai Ramon. Claro. Quindi sì, vado. Ecco.
ti avvicina la Barcolana también, anche. Bravo, esatto. Il 13 di ottobre, no? Esatto, il 13 Si avvicina ottobre. già 2 settimane quasi. Stiamo cerca. Sì. E la Barcolana è l'evento principale di Trieste, indubbiamente è l'evento che catalizza migliaia di imbarcazioni, medio, piccole, grandi, non importa. Bello. Il Golfo di Trieste, nelle ultime edizioni abbiamo visto di tutto, addirittura una barcolana rinviata per maltempo, ma è stata un'eccezione. Per lo più, provate a cercare un posto in albergo in tutta la regione, non trovate più una stanza libera. È un evento che porta indubbiamente un indotto importante di turismo, di economia, e che cercheremo di seguire anche da questi microfoni a consuntivo, anche perché non è mai scontata la vittoria, no? Poi tra i big. Quindi la barcolana, l'unica difficoltà della barcolana è: uno, scegliere il punto da dove vedere; Sì. due, vedere se mai Guido Roberti riuscirà a vedere una barcolana, perché ti racconto Io aspetto Perché non questo hai mai anno visto una stare barcolana? insieme e stare montato nella barca di Michele. Io ti racconto questo: la Triestina, per motivi di ordine pubblico, non gioca mai a Trieste in casa il giorno della barcolana, perché c'è troppa polizia, eccetera, impegnata per gli eventi. Quindi la Triestina, che ha bisogno di ordine pubblico allo stadio, fa sempre richiesta di giocare fuori Trieste. Quindi io sono 15 anni che non vedo una barcolana, sono sempre fuori con la Triestina. Quest'anno sarò nel milanese, nel Milano, fuori, anche fuori. che peraltro giocano a Sesto San Giovanni, e quindi non la vedrò neanche quest'anno. Sai che io... Quindi chiediamo alla Triestina, il prossimo anno fate giocare la Triestina in trasferta al venerdì. Bravo, esatto. Venerdì, esatto. può essere venerdì, il venerdì e la domenica, sabato domenica tutto... Sì, perché mi manca una barcolana, incredibile. Sai che io volevo dire, prima di parlare della Triestina, che sono molto felice per le vittorie di Milan, Come no? la vittoria de River Plate, Ok, che il Real Madrid è su, ok, sì. ma la Triestina, mi manca la Triestina. Chi inizia? La Triestina, sono così con la Triestina ancora. Dillo a noi. Dillo a noi. Sono io tifosi della Triestina, anche io. L'opinione del tifoso. Il tifoso. Ieri si è fatto la conferenza stampa Sì, della adesso Triestina. parleremo anche della conferenza. Che può dire Michele? Animo triste. Nessuno si immaginava di avere nelle prime 5 partite 2 sconfitte, non pensavamo 3 sconfitte, non pensavamo a 4 sconfitte, e col Trento siamo a 5ª sconfitta, però dobbiamo vedere anche un po' un qualcosa di positivo. Ho visto una squadra differente, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo non abbiamo giocato bene, un po' più reattiva, un Correa che in ultima ha cercato di fare qualcosa in più, e quindi i ragazzi devono capire che in Serie C si combatte, si deve mordere la caviglia, e se non imparano questo in fretta può essere anche Mourinho che venga in Triestina, ma non succede niente. Parte tutto quanto sicuramente da allenatore, ma i giocatori devono capire questo. Secondo me la prima regola che deve essere entrare in campo non come si è fatto nelle ultime partite, perché abbiamo preso gol imbarazzanti, e cercare di far capire a questi ragazzi che a Trieste c'è una grande delusione. Tutto qua. Sono molto d'accordo con lo che ha detto Michele, che non tutto è responsabilità dell'allenatore, no? È tutto, la squadra è un collettivo, tutti, solo che è più facile decirle anda via a uno che a 20 o 30, no? Sì. Quello è lo brutto di questo, però è così. È una torta, è sempre una torta di responsabilità, dove la percentuale pende un po' da una parte, un po' dall'altra, e ciascuno di noi si fa la sua opinione. Chiaramente io, seguendo tutte le partite, anche in trasferta, lì forse ancora di più percepisci delle cose, vedi delle cose. Allora, innanzitutto ci sono poi le leggende metropolitane, quelli che dicono che la squadra giocava o gioca contro l'allenatore sono stati smentiti a Lecco, perché indubbiamente chi conosce lo sport sa che esistono delle regole non scritte. A Lecco la squadra non ha sicuramente giocato contro l'allenatore, ha però mostrato quelli che sono i limiti cronici di una difesa, di una fase difensiva che ha lacune clamorose, perché prendere un gol
al 92esimo su rimessa laterale significa non essere attenti e avere dei limiti proprio anche nell'intesa in campo nella fase difensiva. E poi la parte importante è quella che mi ha colpito, lo dico chiaramente, dell'intervista fatta a Santoni. Ho chiesto quanto sia difficile amalgamare una squadra dove l'ultimo arrivato era arrivato 2 giorni prima, Chiine, e in qualche maniera il mercato è stato sempre in evoluzione. Ha risposto: non è certamente quello che pensavo quando sono arrivato qui a Trieste. Una risposta forte che assolve in parte il tecnico, che ha comunque delle responsabilità, perché 4 sconfitte consecutive ha delle responsabilità. È come la barca, scusa, il capitano del barco? Comandante, sempre il comandante responsabile. Ma sopra il capitano e il comandante c'è anche l'armatore, solitamente, o la compagnia. E lì quindi anche la scorsa puntata ho detto che non c'è il Michael Arcieri nella Triestina. È fondamentale avere una figura di riferimento. La conferenza stampa di ieri ha dato poche risposte. Però hanno ratificato a Santoni, no? L'hanno ratificato a tempo, nel senso che è stato detto che per ora sì, però chiaramente si punta tanto sulla partita con il Lumezzane, la partita di domani. Perché si punta tanto? Può essere una svolta, non lo so, perché sai benissimo che magari arriva una vittoria e poi perdi a Trento, cioè qui serve trovare una serie di risultati utili consecutivi. Certo la società non si è capito se abbia il piano B. In questi casi deve avere il piano B, cioè se salta Santoni, sempre le squadre si chiama su quello della primavera, cioè non è semplice in questi casi, però siamo usciti, io non c'ero alla conferenza stampa, però siamo usciti un po' così, che non abbiamo capito bene quale sia la allora, il primo pensiero è che si possa vincere questa partita e comincia a acclararci un po' il cammino. Questa partita la vinciamo. In Triestino speriamo, no? Sì, no, questa partita sicuramente la vinciamo. La puntata scorsa ho fatto il commentario di Catarocche, no? Che diceva, ma aveva altro Carlos Moreno, argentino, arrivato a Venezuela come giocatore e dopo ha stato un allenatore vincente, trionfadore. Sì. E él diceva che a sua casa, donde sempre aveva una valigia pronta dietro della porta. Tutti gli allenatori. E non dico niente più, sino no, anche perché vede, c'è anche la biglietteria che freme, Michele, ricordiamo che fino a la domani, biglietteria, no? Sì, ricordo che oggi che è giovedì abbiamo la biglietteria dalla mattina dalle 9:30 continuato fino alle 19:30, quindi potete venire direttamente qua senza intasare la biglietteria dello stadio. Siamo bravi, abbiamo preso pratica e quindi siamo abbastanza veloci per fare i biglietti. Una domanda un po' brutta. Scusami. In caso di che faresti tu il presidente della squadra, che faresti? Porco Rosso Football Club. Scusa, ma in questo momento Alberto Sordi, che faresti? L'Alberto Sordi della situazione. Cioè, nel senso che manda via tutti. Li mando a lavorare tutti quanti. Abbiamo zone, diciamo che cantieri aperti e dopodiché iniziano a sudare e a capire un attimino. No, non vorrei che i giocatori siano un po' troppo viziati, perché tante volte può succedere anche questo. So che abbiamo bravissimi giocatori che hanno voluto ritornare qua a Trieste, quindi diciamo questo si sa che quando hai un giocatore che vuole ritornare a Trieste è motivato. Dopo le complicanze può succedere che le cose non riescono subito. Io sono fiducioso, sono positivo. Anche in questo momento dobbiamo tutti quanti fare un piccolo sforzo. Cerchiamo giovedì, oggi, di tifare Triestina, ma tifare dal primo minuto al 95esimo, 96esimo, e dopodiché non dico altro. Però cerchiamo di aiutare la squadra. In questo momento la squadra va aiutata, anche se ci fa arrabbiare, secondo me. Che puoi dire del Lumezzane? Il Lumezzane non sarà diverso dalla partita con Lecco, una squadra molto tignosa, molto ostica da affrontare nella fase difensiva. Spesso portano la linea
a 5, quindi hanno un allenatore estremamente molto preparato come Albini, che conosce bene la categoria, per cui dovremmo essere bravissimi sulle seconde palle, perché la maggior parte delle partite in Serie C la vinci sulle seconde palle, sui palloni contesi dove devi arrivare con la gamba prima dell'avversario. Lì si vede la volontà della squadra, la voglia di vincere, e si vincono di conseguenza le partite. Quindi fiducia certamente, bisogna assolutamente ripartire, perché vedere la Triestina penultima è qualcosa che fa male al cuore. Vedo Franco che ci fa segni, siamo in chiusura effettivamente, per cui iscrivetevi al canale, a Tutto Sport, ci state facendo compagnia come noi tentiamo di farla voi. Ma sì, come ha detto, la Triestina penultima, che è difficile, la società sigue parlando di appuntare la B, ma in questo momento siamo in una posizione molto, molto difficile. Per quello che conosco lo sport, credo che la rimonta più storica l'abbia fatta paradossalmente proprio Tesser, di 11 punti in Serie C alcuni anni fa, e forse il Milan, tu ricordi una rimonta di 9 punti? Parlo solo di Triestina. Sì, sicuramente la Juventus subì una rimonta di 9 punti una volta con la Lazio e così, per lui è difficile. Ramon, qualcosa di più? Intanto tirarci via da una situazione di classifica che non è competente, che non compete alla Triestina. Ecco. Vi ricordo solo una cosa, che sulla nostra pagina sia Facebook e Instagram abbiamo anche da 5 settimane abbiamo fatto la gazzetta del Triestina Fan Club Bar Capriccio. Ringraziamo anche i sponsor, i futuri sponsor della nostra trasmissione a Tutto Sport, che arriveranno, spero, quindi contattateci. Abbiamo fatto questo, diciamo, la gazzetta del Triestina Fan Club, un inserto carino, parleremo di tante cose, leggete, guardate e condividete. E quanto a Tutto Sport, iscrivetevi e grazie perché siete con noi, che sarà hasta la prossima settimana. Ricordi che è tifoso, giornalista, sì, barista, adesso anche editore, hai visto? Manca solo il presidente, però no. Ciao a tutti. Ciao.